Salve ragazzi e bentornati sul canale. Non so se vi siete accorti, ma siamo dentro il mio nuovo garage che sto finendo di allestire. Al contrario dell'altro, dove sopra abitavo io, qua sopra ci stanno altre persone, per cui ho dovuto prendere una decisione riguardo al compressore. Quello che avevo, quello che ho ancora, diciamo, quello vecchio, va benissimo, però è rumoroso, per cui ho deciso di prendere un compressore silenziato. Come potete vedere, l'imballo ha preso dei bei colpi, qua, qua e qua, ma sembra decisamente robusto, quindi andiamo a aprirlo per vedere se è rimasto ancora intero. Lo metto giù, altrimenti non arrivo. All'interno troviamo manuale di istruzioni, gommino antivibrazione anteriore, le due ruote con relativi perni e i due filtri. E adesso alziamo il sipario sul compressore. Eccolo qua, lo prendiamo dalle comode maniglie. Il manuale ci dice che le ruote e il tampone devono essere montati così. Quindi tiriamo giù il compressore e iniziamo il montaggio. Ed in soli 5 minuti abbiamo montato il nostro compressore. Si alimenta con una normale presa a 220 volt, il motore ha una potenza di ben 750 watt e la capacità del serbatoio è di 30 litri. Qua troviamo due manometri, uno che riporta la pressione del serbatoio, l'altro, quello più piccolo, riporta la pressione di uscita che si regola tramite questa manopolina. Qua sopra troviamo l'interruttore di on e off e tramite questa scatolina fa anche da interruttore di sicurezza. Le caratteristiche di questo compressore lo rendono particolarmente adatto per un utilizzo hobbistico o semiprofessionale, soprattutto in garage o box dove è importante non disturbare i vicini. Ma perché questo compressore non fa rumore? I motivi sono 4, vediamolo nel dettaglio. Primo, il silenziosissimo motore elettrico da 750 watt che genera la potenza necessaria per pompare l'aria all'interno del serbatoio. Secondo, il rumore degli organi meccanici che trasformano il movimento rotatorio in movimento alternato, come un pistone. Questo compressore usa un sistema oil-free su cuscinetti in plastica autolubrificanti che hanno accoppiamenti più precisi e quindi basse vibrazioni. Terzo, il fissaggio elastico con Senin Block del motore sul serbatoio e anche quello del tubo che immette l'aria all'interno del serbatoio. È elastico e non rigido.
Questo fa sì che gli sbalzi di pressione causati dal pistone all'interno del nostro gruppo pompante, un po' come nei nostri motorini, non generi vibrazione e dunque un rumore. Quarto, i filtri di ingresso, che al loro interno hanno un particolare filtro che, oltre a pulire l'aria in ingresso, riduce drasticamente anche il rumore. Eccoci qua, pronti per la prova. Inizieremo prima con il vecchio compressore. Lo accenderemo e parlerò con voi per sentire quale sarà il livello del rumore generato da questo compressore. Vedete qui i raccordi sono rigidi e anche il fissaggio del motore. Dunque 3, 2, 1. Ecco, io parlo con voi, parlavo prima, e il rumore è fastidioso. Se ci sono persone sopra sicuramente lo sentiranno e questo rumore gli darà fastidio. Dunque meglio sentirlo. Adesso accenderemo il nuovo compressore, quello silenziato. Pronti? 3, 2, 1. Sembra di aver acceso un ventilatore. Io non so voi, ma sono entusiasta perché finalmente potrò usarlo in questo garage senza aver paura di disturbare i vicini e quindi liberamente. Inoltre è possibile ridurre ulteriormente il rumore tramite l'inserimento di questi due tubetti che vengono dati in dotazione in questi appositi fori dei filtri. Ok ragazzi, prima di andare a vedere quelli che sono i campi di utilizzo di un compressore, invito chi ancora non l'avesse fatto, è gratuito, ad iscriversi al canale cliccando il logo in basso a destra. Inoltre in descrizione vi metterò il link del prodotto e per chi fosse interessato all'acquisto, questo è il codice che vi darà diritto ad uno sconto del 5%. Vediamo adesso a che cosa serve un compressore. Banalmente, una volta attaccato il cavo, può servire per sparare aria. Sparare aria può servire per asciugare più velocemente un pezzo, per mandare via dello sporco o tramite un'apposita pistola anche sparare aria mescolata con prodotti che potrebbero essere uno sgrassatore piuttosto che petrolio, gasolio o benzina per lavare un motore. Cambiando attrezzo si può usare il compressore per un avvitatore pneumatico che già avete visto più volte nel canale. Fondamentale in un garage. Oppure, sempre un altro attrezzo pneumatico, questo è un roditore per lamiera. Con questo qua possiamo tagliare facilmente lamiere anche alte 5, 6, 7 decimi. Vi faccio vedere. Oppure per verniciare, l'abbiamo già visto in altri video che io ho fatto. Con il vecchio compressore io ho verniciato la lambretta, per esempio, ho verniciato la vespina. A proposito di questo faremo un test adesso, perché quando io vernicio grosso modo do una pressione costante di 2 bar e mezzo, 3 e mezzo massimo. Vediamo se il compressore è in grado di mantenere questa pressione, perché quando, è chiaro, la pressione va sotto, se il compressore non ce la fa, sei costretto a fermarti. Dunque, se invece questo riesce a mantenere una pressione costante anche quando il serbatoio si svuota ed entra in moto il motore, vuol dire che noi potremo verniciare continuamente senza doverci fermare. Andiamo a fare la prova. Ok. Adesso andremo a regolare la pressione di uscita della pistola a 3 bar e poi la manterrò premuta continuamente anche quando il serbatoio, la pressione del serbatoio scenderà sotto i 6 bar ed entrerà in funzione il motore che andrà a ricaricarlo.
Quindi vedremo se il motore sarà in grado di tenere all'interno del serbatoio una pressione sufficiente per mantenere quella di uscita a 3 bar. Ok, abbiamo regolato a 3 bar, adesso attendiamo che il serbatoio scenda sotto 6 e che entri in funzione il motore. Per ora la pressione di 3 bar riesce a mantenerla, quella del serbatoio è scesa a 5. Ancora 3 bar, quella del serbatoio è scesa quasi a 4. Ecco, adesso sembra sui 4 atmosfere, 4 bar del serbatoio sembra riesca a mantenere questo equilibrio. Comunque è già molto che io sto verniciando, normalmente non si tiene la pistola così premuta per tanto tempo. Ancora riesce a mantenere i 3 bar, forse è sceso appena di 0,1. E adesso sta scendendo. Beh, alla fine il nostro compressore ha dovuto cedere, però era già molto tempo che noi eravamo con la pistola premuta. In tutto quel tempo di lavoro se ne fa e anche molto. Vi assicuro che ho provato compressori con serbatoi da 50 litri con prestazioni decisamente peggiori. Quindi che dire, io sono molto soddisfatto di questo nuovo acquisto e non vedo l'ora di metterlo al suo posto qua sotto il banco, in attesa di essere usato per i nuovi progetti di restauro che vedrete sul canale. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il link a chi fosse interessato all'acquisto e questo codice che vi darà diritto a uno sconto di ben 5%. Dunque, mettete un like, lasciate un commento e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando il logo in basso a destra. È gratuito e a me fate un favore. Grazie e alla prossima!